Un saluto da Heavy Metal Eleven. Oggi analizziamo quali sono, secondo noi, le canzoni che più di tutte fomentano un ascoltatore metal all'headbanging. Soffre di cervicale e in particolare della sua versione cronica, come del resto chi ha scritto queste parole, non è facile ascoltare metal. Magari non è così per tutto il genere, sarebbe riduttivo affermarlo, ma è vero che il metal nasce come genere che punta su potenza e velocità, davanti a cui è normale scuotere avanti e indietro la testa. Poi, con la sua evoluzione in decine di correnti diverse, alcune hanno preso altre direzioni in fatto di intenti, seppur l'headbanging sia rimasto per quasi tutte la forma principale di ballo, se così lo si può chiamare. Altri generi, invece, hanno aumentato ancora il carico di potenza ed energia. Il risultato? Che oggi una porzione, forse persino maggioritaria, dei gruppi metal votano la loro musica a evocare potenza e, di conseguenza, a indurre chi la ascolta a scapocciare. In fondo non è neppure così difficile, anche un pezzo piacevole, ma nulla di più può riuscirci. Per scatenare un headbanging davvero selvaggio servono brani che in termini di carica siano del tutto fuori dal comune. È da questa riflessione che ci siamo messi alla ricerca su quali siano le tracce più fomentanti in questo senso, o se si vuole, quelle che possono creare più disagi a chi soffre di cervicalgia. Come spesso accade, il numero di canzoni trovate è stato ben superiore alle 10 a cui ci limitiamo di solito. Per questo, come altre volte, i frutti della nostra esplorazione troveranno spazio in altre classifiche che usciranno prossimamente. Tuttavia, per oggi ti presentiamo il non plus ultra, i 10 brani metal che secondo i nostri personali gusti sono più capaci in assoluto di incitarti all'headbanging. Prima di cominciare a sciorinarli, però, il solito disclaimer. Se hai fretta o non hai voglia di seguire tutta la classifica, puoi ascoltare le 10 canzoni nella playlist accessoria. La trovi come sempre qui in alto, in descrizione e alla fine del video. Detto ciò, via con la lista dei brani che potrebbero seriamente mettere a rischio le tue vertebre cervicali. L'ultima delle 10 posizioni forse sarà banale, ma era impossibile non includere Psychosocial degli Slipknot. Tra il suo riff di base, tanto semplice quanto incitante all'headbanging, e i momenti di influsso metalcore che si aprono qua e là, è impossibile rimanere con la testa ferma. La piazziamo solo in fondo alla classifica perché l'effetto si perde un po' nei pur grandiosi ma melodici ritornelli, e anche perché il ritmo, non troppo sostenuto, la rende meno pericolosa per il collo di chi la ascolta. Ma ciò non toglie che in una classifica così non poteva mancare. Al nono posto ospitiamo quindi la band meno conosciuta dell'intera top 10, i Serpent Cult con la loro New World Order. Chi l'ha detto che il doom deve per forza essere lento? Il ritmo qui è sostenuto anche grazie alle influenze groove di cui questi misconosciuti belgi imbottiscono il loro personale genere. Anch'esse contribuiscono a un riff di base che, quanto non immediato, è di energia assoluta, così coinvolgente che è quasi impossibile evitare di sbattere su e giù la testa e di lasciarsi trasportare. L'ottava piazza è quindi occupata dagli At the Gates con Blinded by Fear. Al contrario di Psychosocial, questa è forse la più pericolosa della classifica per chi soffre di cervicale, specie nelle sue velocissime strofe, in cui si rischiano davvero le ossa del collo. Anche i momenti più rallentati però non scherzano, con la loro potenza. Forse giusto nella più lenta parte centrale si può fare un po' rifiatare muscoli e articolazioni. Come nel caso della precedente, è questo il motivo di una posizione così in basso in questa classifica, senza nulla togliere però a quanto gli svedesi siano aizzanti. Col settimo posto viriamo con forza verso il metal classico, con VVP degli Omen. Altra band non troppo conosciuta se non tra i cultisti del loro genere, ha però almeno creato un paio di capolavori dell'epic metal, mescolandolo con un'attitudine speed e proto power. Attitudine che si sente benissimo in questa strumentale, che al di là di qualche momento solista, comunque di impatto, riesce a coinvolgere con la sua incredibile progressione di riff. Se ti definisci un amante del genere, due sono le cose: o non riuscirai a tenere la testa ferma, oppure stai mentendo. In sesta posizione continuiamo con l'heavy più tradizionale, rappresentato niente meno che dai Judas Priest con Stile. In realtà è stata una scelta molto difficile. Metà della discografia classica del gruppo inglese poteva stare benissimo al posto della closet track di British Steel. Ma chi ha scritto questa classifica, per gusti personali, l'ha preferita se non altro per il suo essere costruita proprio con l'unico scopo di farti scapocciare.
Ogni singolo passaggio, dalla fase principale fino al finale, sempre in ascesa, è grandioso allo scopo. Alla fine, seppur non considerata tra i picchi della carriera dei Priest, in questo top 10 si trova a pennello. Rimaniamo negli anni 80 anche scavallando la metà della classifica, con Over the Wall dei Testament. In realtà, metà delle canzoni del thrash metal anni 80 non avrebbero suonato in questa top 10, ma abbiamo scelto questa per un motivo preciso. Se infatti buona parte delle canzoni thrash metal presentano sì tanti momenti che stimolano l'headbanging, ma anche ritornelli e aperture più melodiche, questa fa un passo in più. Non che manchi di queste caratteristiche, ma già i ritornelli sono davvero duri e cattivi, come anche la parte principale. Quella che fa scapocciare di più è però, per paradosso, la sezione solistica, veloce e convulsa e così scatenata da essere iconica grazie alla sua superiore capacità di coinvolgimento. Ai piedi del podio, dopo una serie di brani appartenenti al mondo del metal tradizionale, la modernità torna all'assalto grazie a Blood and Thunder dei Mastodon. Ciò per cui questo brano è più ammirevole, tra l'altro, è la semplicità con cui riesce a farti headbangare, specie col suo riff di base, semplice ma geniale. Ma anche il resto non ne va meno. Al di là dello stacco centrale più prog, che comunque non lascia fermi, la traccia nel complesso è davvero di energia spaventosa. Difficilissimo ascoltarla rimanendo immobili. In un podio dominato tutto da band americane e dalle sonorità più o meno estreme, col gradino più basso ritorna il thrash metal californiano, ma di un tipo diverso dai Testament, quello di Raining Blood degli Slayer. Sarà una scelta banale, ma per noi rimane uno dei pezzi più stimolanti di sempre per l'headbanging. Lungo tutta la sua durata non c'è neppure un momento in cui si possa evitare di scapocciare con tutta la forza che si ha in corpo. Farci headbanging è quasi riduttivo. La sua potenza ti fa venire voglia di pogo scatenato, anche contro le pareti, se sei da solo a casa. In seconda piazza troviamo un pezzo capitato già in altre top 10 in passato, che però continuiamo a inserire anche per le sue innumerevoli qualità, quelle che rendono Domination dei Pantera uno dei pezzi più devastanti degli americani. Certo, anche una Walk ci sarebbe stata bene, ma per quanto riguarda chi ha scritto la top 10, questa è stata la scelta più naturale. Con la prima parte tra metal classico e groove e soprattutto il finale che se non ti fa muovere la testa neppure un po' faresti meglio a cambiare genere, è quasi insuperabile per fumetto. Seconda posizione dunque, ma giusto per un pelo. Se finora il podio sarà più o meno considerato condivisibile, la medaglia d'oro forse risulterà divisiva o causerà critiche. Ma noi l'abbiamo assegnata lo stesso a quella che consideriamo in assoluto la canzone da headbanging perfetta. Per noi, il brano meno consigliato da ascoltare se soffri di cervicale è infatti Ruin dei Lamb of God. Non c'è un solo istante, infatti, nei suoi 4 minuti scarsi tra thrash groove e metalcore in cui non sia presente un riff su cui headbangare, e questo vale già per la prima potentissima metà. Ma la seconda, dopo un meraviglioso stacco di batteria, è semplicemente da estasi, così potente che se non si sta attenti si rischia di rompersi il collo. Nel complesso è pura trascendenza, almeno se quel che desideri è sbattere la testa su e giù con gran gusto. Bene, per oggi è tutto. Sei d'accordo con le nostre scelte o avresti incluso altre canzoni? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. Inoltre, se la top 10 ti è piaciuta, ti invitiamo a mettere like, a condividerla, ascoltare la playlist correlata, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per essere sempre al passo con i nuovi video che pubblichiamo ogni settimana. Puoi anche seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre, trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!